Nella lezione di oggi, creeremo un semplice script per cercare un file. Passiamo subito ad analizzare lo script. Per primo, espandiamo dinamicamente le variabili per renderle disponibili all'interno dei cicli. Successivamente dichiariamo 3 variabili. Le prime 2, dichiarate in input, contengono il percorso dove trovare il file e il nome del file che ci interessa, mentre l'ultima è un contatore, da notare il parametro a che rende la variabile un'espressione anziché una stringa. Dichiariamo un ciclo for, con una dichiarazione mai vista prima. Infatti, l'opzione R serve a enumerare ricorsivamente tutti i file nella cartella e nelle sottocartelle che gli abbiamo indicato con la variabile pet. Mettendo tra parentesi tonde uno o un set di file separati da virgola. La variabile i, in questo caso, per ogni ciclo, conterrà il percorso della variabile pet più il file specificato tra parentesi tonde. Controlliamo all'interno del ciclo che il file esiste, e se esiste, aumentiamo la variabile counter di 1 e scriviamo, aggiungiamo, all'interno di un file, la stringa come mostrata in video. Alla fine del ciclo, cancelliamo lo schermo e mostriamo il valore di counter, per poi eseguire una if se il valore è maggiore di 0. All'interno della if 2 cicli for, entrambi con il parametro f che non abbiamo mai visto prima. Il parametro f lavora sulle righe di un file, ovvero in questo caso, prendiamo 2 token da ogni riga, delimitati da una virgola, nel file specificato tra parentesi, e mettiamo il risultato nella variabile 1. La variabile 2 in questo caso viene creata esplicitamente dal ciclo stesso. Stampiamo, per ogni iterazione, il primo e secondo token come mostrato in video. Dichiariamo un'altra variabile il cui valore lo dichiareremo in input. Eseguiamo un for che lavori sulle righe dello stesso file di prima, questa volta, se il primo token corrisponde al valore dato in input in precedenza, effettuiamo una chiamata al file per poi andare all'etichetta end. Vediamo ora cosa fa lo script eseguendolo. Inseriamo il percorso dove ci trova il file da cercare. Inseriamo il nome del file, e premiamo invio. Nel nome del file possiamo utilizzare anche i caratteri speciali, ad esempio per trovare tutti i file PDF, scriviamo ***pdf. Notiamo che ci ha trovato un file, scriviamo il numero prima del file per eseguirlo. Lo script, così come sembra andare bene, tuttavia presenta un errore. Cosa succede se ad esempio se un nome di file contiene una virgola? Vediamo come si comporta lo script in questo caso. In seconda riga notiamo che il nome del file non è completo. Andiamo a sistemare questo comportamento. Rivedendo il secondo for, possiamo notare che prende come delimitatore la virgola. Ecco il problema. Per rimediare, non cambiamo delimitatore, ma mettiamo al posto del secondo token un asterisco, così diciamo al for, che come primo token prende il testo fino alla virgola, mentre, come secondo prende il testo fino alla fine, a fine riga. Effettuiamo la stessa modifica al terzo for. Salviamo le modifiche e rieseguiamo lo script. Possiamo vedere ora, dalla seconda riga,
che il problema è spesso risolto. Volendo, possiamo modificare ulteriormente lo script. Ad esempio, lo script, se viene chiuso senza venire terminato, non elimina il file creato nella cartella temp. Possiamo, ad esempio, far ricreare il file ogni volta che lo script viene eseguito.